Fermi, vieni con me. He's crying a lot. Ci troviamo nella foresta tropicale australiana, una delle più antiche del mondo, perché qui, tra serpenti mortali e ragni giganti, si nasconde un uccello unico. La leggenda narra che sia stato proprio lui a gettare le basi per tutta la musica del mondo. Si chiama Menura Noveollandi, è la mezzaluna della Nuova Olanda, ma più conosciuto come uccello lira. Io sono qui per trovarlo, per filmarlo e per raccontarvelo. Ma facciamo qualche passo indietro. Mi chiamo Pietro Morello. Viaggiando per il mondo ho scoperto che la musica è molto più di qualche nota su uno spartito. E ho cominciato a farmi una domanda. Come abbiamo iniziato a fare musica? Dov'è il punto di partenza di tutto? La mia missione è scoprirlo, nei luoghi dove la natura ha ancora il controllo alla ricerca dell'origine della musica. Ascoltando i suoni che gli animali fanno per comunicare, per cacciare, per accoppiarsi. Voglio ascoltare tutti gli animali che parlano in musica. Benvenuti in Musica Bestiale. Il nostro viaggio alla ricerca dell'uccello lira inizia nella foresta di Sherbrooke, nello stato del Victoria, a sud dell'Australia, una delle foreste più antiche del mondo. Questo insieme di cascate, felci, alberi e fiumi infatti si stima che abbiano più di 100 milioni di anni. Questo significa che è nata nel Mesozoico, in particolare nel Giurassico, e da lì gli alberi sono morti, si sono rigenerati, ma la foresta non ha mai smesso di esistere, quindi, senza ombra di dubbio, questa foresta ha visto i dinosauri. Senza parole. E proprio calpestando le orme dei dinosauri abbiamo raggiunto il cuore della foresta, dove vivremo per le prossime settimane con le orecchie sempre aperte per non perderci nessun elemento di questa colonna sonora così antica e preziosa. Adesso che ci siamo addentrati nella foresta è venuto il momento di rispondere alla domanda fondamentale di questi documentari. Perché siamo qui? Come esseri umani noi siamo molto antropocentrici, quindi pensiamo che tutto ruoti intorno a noi. E ovviamente lo pensiamo anche della musica. Cioè pensiamo che tutta la musica del mondo sia stata creata da noi. Ma ovviamente non è così. E lo scopo fondamentale di questi documentari è proprio cercare di capire da dove viene la musica. Come ha fatto la natura a influenzarci così tanto nella nostra produzione musicale. L'animale che andiamo a cercare oggi sembra musica, perché l'uccello lira prende il nome proprio dalla sua coda, che ha forma di lira greca, ma soprattutto è un imitatore eccezionale. E la musica da che mondo è mondo è imitazione. L'uccello lira per sedurre la femmina imita tutti i suoni che lo circondano, a partire dagli altri uccelli fino ai suoni della natura, quelli più concreti, degli alberi, il fruscio del vento. Ma quello che interessa a noi, oltre alla sua capacità imitativa, sono i suoi suoni propri, suoni che non sembrano appartenere al regno animale. Sono identici allo scatto di una macchina fotografica o al suono di una pistola laser di Star Wars. E se noi continuassimo a pensare che tutti i suoni e tutta la musica sono dell'uomo, vorrebbe dire che l'uccello lira in qualche modo ha dovuto sentire il suono di una pistola laser di Star Wars, cosa che ovviamente qui persi nelle foreste tropicali australiane è assolutamente impossibile. E quindi i ruoli si ribaltano. Siamo noi che in qualche modo abbiamo imitato il suono dell'uccello lira per ispirarci ad alcuni nostri suoni che utilizziamo nei film, nella musica, nelle composizioni. Cioè capite, se troviamo questo uccello siamo di fronte a delle risposte enormi rispetto alla nostra musica e a come siamo arrivati a farla in questo modo. Quindi da ora iniziano giorni e giorni in cui non usciremo mai da questa foresta con lo scopo di trovare, filmare e ascoltare il più grande imitatore del mondo. Vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. A parte me stesso dal fango. Sono le 5 di mattina, ci sono 8 gradi, sarebbe il momento perfetto per trovare l'uccello lira, però purtroppo come potete sentire c'è un sacco di vento e se c'è una cosa che il nostro protagonista detesta tantissimo per cantare è il vento, perché ovviamente portando via il suono gli impedisce di farlo arrivare alla foresta. Ma la musica della foresta non è fatta solo dagli uccelli. Infatti, guardando un po' più a fondo, si scopre un piccolo mondo nascosto, dove c'è chi striscia, chi cammina, chi vola, e poi c'è chi vive in un condominio come quello di mia nonna, gigantesco e rumorosissimo. Si sente che si mettono in allerta, cioè praticamente
Cioè praticamente si dicono c'è un pericolo, c'è qualcosa che non va e cominciano tutte insieme, come le formiche tamburiere nella foresta del Borneo, a battere sulle pareti del termitaio così da creare una risonanza. Ed è incredibile perché si sente proprio molto molto soffice, molto molto lieve, ma si può sentire. Penso di avere una termite nel mio orecchio adesso. Il sistema di difesa "faccio rumore per mandarti via" però non è l'unico. Infatti per allontanare i predatori per esempio si può puzzare, o avere il veleno, o anche solo essere timidi. Questa piccola pallina che ho in mano che si sta aprendo in questo momento è un Armadillium vulgaris. Molti lo potrebbero scambiare per un piccolo insetto, ma in realtà questa creaturina è un crostaceo, in particolare un crostaceo isopode. È uno dei pochissimi crostacei ad aver conquistato la terraferma, ma rimane uno strettissimo parente dei gamberetti e dei granchi, molto più di quanto lo sia di insetti e ragni. Ovviamente è completamente innocuo perché è detrivoro, significa che mangia detriti, mangia la schifezza che si trova in giro. E questo qui è il motivo per cui si chiama armadillo da terra, ovvero questo meccanismo difensivo per cui si chiude a palla e di conseguenza protegge le parti molli del suo corpo, facendo sì che i predatori prima devono scrocchiarlo bene prima di riuscire a mangiarlo. Quindi la prossima volta che lo vedrete potrete dire che avete trovato un crostaceo, ma in un bosco. Questi eucalipti qua, i Mountain Ash, sono gli eucalipti più alti del mondo, possono fare 100 metri in altezza. 100 metri sono tanti. In particolare sono gli alberi da fiore più alti al mondo, quindi letteralmente loro hanno i fiori più alti del mondo. L'Australia è un posto incredibile. E tra le foglie di un grande eucalipto vive un grande campione di nascondino. Guardate chi abbiamo trovato su questo albero di eucalipto. Questo è un insetto stecco gigantesco. Guardate come si è evoluto per nascondersi tra i rami. Guardate la dimensione incredibile che è riuscita a raggiungere questo individuo. Sono senza parole. È veramente gigantesco. Quando sono un pochino più piccoli loro riescono anche a volare. Lei è una femmina, si riconosce dal fatto che è grossa. Si è evoluta per sembrare il più possibile una piccola foglia. E questa piccola foglia ovviamente confonde ancora di più i predatori. Adesso la rimettiamo sul suo albero e si va a fare i giri. Ma pensate che cosa siamo riusciti a trovare? Ok, per farmi perdonare di tutti questi insetti che piacciono solo a me, è il momento di un piccolo disastro della natura, a cui manca solo l'etichetta per essere venduto come peluche. Davanti a noi in questo momento c'è un ornitorinco, un animale incredibile, è un fossile che nuota praticamente. Ma la cosa incredibile è che l'ornitorinco insieme all'echidna sono gli unici monotremi del mondo, ovvero sono mammiferi che fanno le uova. Sembra essere un mammifero che si è dimenticato che doveva evolversi come un mammifero. Becco d'anatra, un corpo da topo gigantesco, la coda da castoro e un aculeo dietro la zampa posteriore destra velenoso. Cioè, praticamente è un animale che non ha deciso chi vuole essere da grande, ma ogni volta che si immerge in acqua chiude automaticamente gli occhi e quindi diventa completamente cieco. O almeno diventerebbe cieco se fosse un mammifero normale, perché sul becco, nelle migliaia di anni di evoluzione, si è sviluppata una sensibilità tale da poterlo utilizzare come elettrolocatore. Cioè l'ornitorinco sott'acqua ci vede grazie all'elettrolocazione, è una cosa che non ha senso su un mammifero. Ma purtroppo questo è il massimo della musica dell'ornitorinco. E soprattutto noi stiamo cercando un uccello, quindi è molto meglio rialzare lo sguardo. Questo era un cacatua. Adesso ve lo racconto un attimo. Il cacatua è un animale pazzesco. È un psittaciforme, che significa a forma di pappagallo. È un uccello particolarissimo, tutto parte dal nome. Cacatua. Cacatua in malese significa caca, pappagallo, tua, grande, vecchio. Ed è caratterizzato da questa cresta gialla che tira su, che non è solo estetica ma ovviamente ha un ruolo di comunicazione. Mi siedo perché sono emozionato. Avete presente quei video che si vedono su YouTube di uccelli tenuti in cattività che quando parte la musica cominciano a ballarci sopra? Ecco, il cacatua, a differenza degli altri, non balla a caso. Se prendiamo una canzone su cui lui sta ballando e la rallentiamo di BPM, lui rallenterà il modo di ballare. Questo significa che il cacatua capisce il ritmo. È incredibile, sembra una cosa stupida, ma è fuori di testa. E poi sono uccelli super longevi, campano 60 o 70 anni, quindi cacatua vorrebbe dire anche quello in effetti. Uccello vecchio, uccello grosso.
dovremmo chiederlo a un malese. Sì, forse in un prossimo episodio, anche perché non siamo qui per il cacatua. Noi dobbiamo trovare il più grande imitatore del mondo. E ad accompagnarci nella ricerca si è unito Alex Maisey, ricercatore che ha dedicato la sua carriera a questo animale stupendo. E dopo qualche giorno con Alex in foresta, abbiamo trovato le prime tracce dell'uccello lira. Quando fanno la danza di accoppiamento, che è dove imitano il maggior numero di uccelli possibili e fanno questi suoni particolarissimi, costruiscono un palcoscenico in cui fare questa danza d'amore e attirare le femmine. Questo è esattamente un palcoscenico di un uccello lira. Vedete come è piatto, perfettamente scavato, tutto bello ribaltato al terreno, ma in mezzo alle felci che gli fanno praticamente da tendone teatrale. E questo è un loro palcoscenico. Ma è meglio contenere l'entusiasmo perché in queste foreste tutto può cambiare in un attimo. Infatti, Quando canta il vento ci porta via il suono, quindi non riusciamo a capire dove si trova e lo stiamo cercando. Guardate un po' chi ho nel taschino. Eccola qui. Trovata nella tasca dello zaino, una femmina di Huntsman Spider. Che figata, solo qui in Australia, ragazzi, dei ragni del genere. Questo ragno è incredibile. Praticamente innocuo per l'uomo, il loro veleno è niente per gli esseri umani. Non dovete avere paura per quanto siano particolarmente grandi. Il leg span, ovvero la dimensione delle gambe di questi ragni, può tranquillamente raggiungere i 25 cm. Quindi stiamo parlando di bestie tante. E si sta facendo un bel giretto. Che figata. Allucinante, stiamo guidando in queste strade ormai da ore perché nello stato del Victoria all'interno delle foreste si massimizzano le possibilità di trovare il nostro target. Abbiamo trovato i suoi teatri, abbiamo trovato i suoi palchi, abbiamo trovato tante tracce della sua presenza, ma ancora non abbiamo trovato lui. Fermi, vieni con me. Non ci posso credere. Lì davanti, in mezzo alla strada, a caso, c'è un casuario. Ci sono 2 casuari. Raga, ma cosa succede? Incredibile questo incontro. Adesso stiamo cercando di tagliare la strada che ha fatto per raggiungere Etty Bay, una piccola spiaggia qui a nord dell'Australia dove pare che ci sia una grandissima concentrazione di casuari. Adesso ci mettiamo in osservazione e se ne vediamo uno mi metto a piangere. allora è meglio preparare i fazzoletti perché dopo qualche minuto a Etty Bay ci ha raggiunto lui. Il casuario, uno degli animali più simili a un dinosauro che ancora cammina sulla Terra, con questa cresta che sembra venire direttamente dal Cretaceo e che usa per correre fino a 50 km/h nelle fitte foreste australiane. E per quanto sembri un dinosauro con il cosplay di uno struzzo, il casuario è considerato l'uccello più pericoloso del mondo. E soprattutto si tratta di uno degli uccelli che emette i suoni più bassi in assoluto, toccando i 16 Hz minimi. Ma il casuario non è l'unico dinosauro che ancora abita il nostro pianeta. Infatti i fiumi del nord dell'Australia nascondono un altro gigante preistorico. E all'improvviso siamo immersi nel paradiso sonoro della Daintree Forest. In questo momento infatti stiamo navigando sul Daintree River, il fiume che attraversa la foresta tropicale più antica del mondo. E siamo qui a caccia di coccodrilli. Vi siete mai chiesti come la canzone di quando eravamo bambini, il coccodrillo come fa? Beh, i suoni dei coccodrilli sono incredibili e qui nella Daintree Forest ci sono i coccodrilli di acqua salata, ovvero i rettili viventi più grandi del mondo. Parliamo di coccodrilli che tranquillamente possono raggiungere i 6 metri di lunghezza. Sono molto grandi, molto aggressivi, estremamente territoriali, ma meravigliosi da osservare. E con una barca silenziosa alimentata a pannelli solari, insieme a David White in arte Solar Whisper, non stiamo seguendo le tracce di un coccodrillo qualsiasi, ma del maschio alfa. Abbiamo un coccodrillo di 5 metri dietro. In questa parte di fiume lo conoscono molto bene, lo chiamano Scarface. È ufficialmente il maschio alfa di questo territorio. È un gigante, non so come descrivervi la sua dimensione. Adesso è andato leggermente sott'acqua, non lo sto vedendo più. Vediamo se ci può essere un'interazione con un altro maschio, che potrebbe significare sentire un growl da parte sua, quindi sentire il suono dei coccodrilli. Ma anche se così non fosse, anche solo riuscire a vederlo così vicino, mamma mia. Un dinosauro, non è nient'altro che un dinosauro che è rimasto sulla Terra. Si è dimenticato di evolversi in un'altra creatura. Guarda quanto ce l'abbiamo vicino.
La cosa meravigliosa è che non l'abbiamo visto per 2 secondi, Scarface, ma stiamo continuando a stare con lui ed è da 10 minuti che lo seguiamo, ovviamente con il silenzio della barca, perché sta facendo un'attività fondamentale per essere il maschio alfa, ovvero sta andando a incontrare tutte le femmine che si nascondono nelle radici delle mangrovie. Una alla volta le incontra, emette degli ultrasuoni, capisce se c'è ancora quel rapporto che ci deve essere con il maschio alfa, poi cambia sponda, va da un'altra femmina, insomma sta continuando a fare questo zig zag. Che cosa abbiamo appena visto, madonna! Cazzo! Cioè, raga, abbiamo appena visto la più grande dimostrazione di territorialità possibile. Abbiamo visto vibrare l'acqua e quelli sono gli infrasuoni di cui stavo parlando. E ha morso l'acqua per comunicare a tutti i maschi intorno: io sono il capo, io comando qui. Questa è la musica della natura, comunicare agli altri attraverso i suoni chi comanda, chi vince, chi si sta riproducendo. E l'abbiamo preso. L'abbiamo preso. Sono convinto di fare un episodio completamente dedicato ai coccodrilli e alla musica che sono in grado di produrre, perché la sensazione è stata incredibile. Quindi i coccodrilli hanno ufficialmente una meravigliosa musicalità, ma che per noi è segreta. Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa, ma lo senti qua, è incredibile. Non so come descrivervi la sensazione di averlo visto e di aver visto questo movimento dato dalla territorialità, quindi dover difendere il territorio. Ti faccio sentire nell'acqua che lo sto difendendo. Pazzesco. È un nuovo giorno nella foresta di Sherbrooke. Il sole è appena sorto, ma soprattutto il vento si è calmato. E infatti... riusciamo a sentire, ma non riusciamo a vederli in questo momento. Sentito? Sono emozionatissimo! Davanti a me ho un kookaburra in questo momento. L'uccello che ogni mattina ci sveglia alle 5:15. Ridendo fortissimo. Uno degli uccelli che l'uccello lira imita di più, che il suo richiamo è molto forte, molto chiaro, molto facile da imitare. Questo fatto in questo modo. L'uccello lira comincia imitando suoni più semplici come quello del kookaburra, per poi arrivare ai suoni più complessi, più articolati di altri uccelli. Sono propri della pratica di un maschio che sta imparando a cantare. È proprio qua dietro di me. È proprio qui. Senti i suoni. Davanti a noi abbiamo un maschio che ha appena perso la sua coda, non per ragioni di lotta o cose del genere, ma perché la cambiano regolarmente, come tutti gli uccelli in realtà. Gli aborigeni australiani raccontano che l'uccello lira è il custode dei suoni della foresta, un po' come se fosse un gigantesco hard disk. Impara a farlo da quando è un pulcino, imitando gli adulti, che quindi hanno imitato altri adulti, che hanno imitato altri adulti e così via a ritroso. Quindi immaginatevi che occasione incredibile può essere per noi ascoltare i suoni imitati dall'uccello lira per cercare di indagare un pochino meglio la nostra musica, visto che saranno suoni
che boh, chissà quanti anni hanno, chissà quanti secoli hanno, chissà da dove arrivano, come si sono mischiati, come sono arrivati a modificarsi fino ad essere dei suoni che sembrano gli spari di Star Wars o gli scatti di una macchina fotografica. Qui davanti abbiamo dei maschi molto giovani, molto piccoli, secondo Alex hanno tra i 3 e i 4 anni e stanno ancora imparando i suoni. Questa zona qui della foresta è un po' come se fosse la loro scuola, perché si mettono tutti insieme, ascoltando i maschi più anziani, ascoltando tutti gli altri uccelli che ci stanno circondando, imparano a fare la danza dell'amore. Dietro di noi è un maschio completamente adulto, ha ancora la coda a forma di lira addosso, è rarissimo da vedere in questo momento dell'anno. That's what we want. Oh, I'm crying a lot. Non so se vi siete resi conto di cosa abbiamo appena visto, ma con questo possiamo chiudere l'episodio sull'uccello Ira, perché non vedremo mai più niente di simile, cioè completamente senza parole. Quel maschio lì è sensazionale. In questo momento qui in Australia è ottobre. Il fatto di aver incontrato un maschio con la coda ancora completamente sviluppata, che non l'ha persa e non la sta cambiando, è rarissimo. Abbiamo avuto una fortuna incredibile e questa fortuna ci ha portato a sentire un'esibizione piena. Quello che abbiamo appena visto nel palco era una vera danza di accoppiamento di un maschio completamente cresciuto con la coda sviluppata a forma di lira. Quindi abbiamo visto tutto quello che ci serviva, perché non solo abbiamo capito come imparano a imitare, ma abbiamo anche sentito come arrivano a imitare, quanta precisione hanno, quanta cultura sonora hanno, e soprattutto vuol dire che qua intorno c'è una femmina e lui si sta esibendo nel modo migliore possibile per attirare quella femmina a sé. Sono senza parole per la fortuna che abbiamo avuto, sia di essere in un territorio come questo, sia di aver visto una cosa così rara come un maschio che fa la danza di accoppiamento davanti a noi, a 4 metri da noi. E questa, a differenza degli altri, non è una chiusura, perché se siamo ancora su questo fiume è perché ci resteremo ancora parecchie settimane. E quindi noi ci vediamo qui in Australia nel prossimo episodio di Musica Bestiale, tutti gli animali che usano la musica per comunicare tra di loro. Grazie.